Ciao, benissimo, siamo arrivati a 10.000 iscritti sul canale YouTube, ne sono veramente onorato e come ogni promessa la mantengo. Avevo detto che per i 10.000 iscritti avrei fatto vedere tutti i miei bassi. Spero non sarà un video troppo lungo, ti dico già che dovrò spostarmi perché devo andarli a prendere tutti e farteli vedere uno per uno. Allora, partiamo, direi di partire qua da destra verso sinistra in ordine comunque del tutto casuale di come li ho messi più o meno qua. Allora, laggiù all'estrema mia destra, tua sinistra, puoi vedere un contrabbasso. Allora, questo è il secondo contrabbasso che ho acquistato. Io ho 2 contrabbassi. Il primo, non te lo faccio vedere nello specifico perché portarlo in qua sarebbe un casino, però il primo l'avevo acquistato per fare conservatorio. Io ho un triennio di laurea in jazz e dal primo giorno che sono andato in conservatorio il buon Riccardo Zegna, il nostro maestro, ci diceva: bassisti elettrici dovete suonare contrabbasso per fare jazz. Ho resistito un anno più o meno e poi me ne sono comprato uno, il primo che ho trovato su eBay l'ho preso, poi negli anni ne ho scelto uno migliore che è questo qua, che è un basso cecoslovacco, quindi neanche di liuteria sopraffina, però è un buon basso soprattutto per far jazz, va molto bene. Ma andiamo ai bassi elettrici, che è la cosa che ci importa. Allora, primo basso, questo è un basso Gaetano Costanzo, è fatto sulle specifiche dei bassi Fodera americani bellissimi. Infatti monta anche un'elettronica Mic Pop, che sono quelle elettroniche proprio montate su molti Fodera. L'ho acquistato penso circa 10 anni fa usato, me l'hanno spedito mi sembra da Roma. Vedrai che a me gli strumenti piacciono usati, quindi sono quasi tutti, tranne forse uno, acquistati comunque d'occasione negli anni e usati. Questo Gaetano Costanzo, attivo passivo, un basso che ho comprato per l'estetica perché ne sono assolutamente innamorato, è stupendo. Poi Eco Fretless con pickup di Marzio. Anche questo ha una bella storia, l'ho acquistato tantissimi anni fa quando ero andato a fare un capodanno con la mia ex fidanzata e ero a Ravenna e avevo visto su un mercatino musicale un annuncio di un insegnante di musica che vendeva questo basso fretless, e così ho provato, quando ero laggiù ho provato a scrivergli e ho scoperto che stava di fronte all'albergo dove dormivo io, quindi è stato un segno del destino. Sono andato a casa sua, me l'ha fatto vedere, mi ha raccontato la sua storia e è un basso anche questo che è veramente per me storico, che credo sia degli anni 80, ma aveva detto di averlo acquistato negli anni 80, provato a rendere attivo e poi è tornato al passivo. Sicuramente suona molto bene in passivo. Qua questo lavoro qua me l'ha fatto un amico, Mimmo, che mi ha fatto un bel lavoretto perché qua c'era una placca orribile che aveva montato il precedente proprietario. Eccoci qua, terzo basso, Gibson Grabber G3 degli anni 70, non ho ancora capito se sia 73 o 79. Anche questo è un basso molto particolare, devo dirlo di averlo acquistato usato chiaramente da un signore che smetteva di suonare e me l'aveva offerto, l'ho preso. In realtà purtroppo da un po' di anni non lo uso molto, però è un peccato perché
è un basso molto interessante, anche Samuele che me l'ha messo tutto a posto, Samuele Corrado, mi ha confermato che si tratta di un basso molto molto valido, anche questo con la sua custodia originale. E magari prima o poi me ne potrei anche privare se mi arrivasse l'offerta giusta. Andiamo avanti. Questo qui, molto più recente, è un Hofner, lo Shorty, scala corta, che principalmente tengo nel cofano della mia macchina. Se dovesse esplodermi il basso principale, comunque in macchina ne ho sempre un altro che solitamente è questo. È un basso diciamo onesto, costa poco, nuovo costa 100 e qualche euro, ha un solo pick up al ponte, quindi un suono mediosetto che però è cattivello, riesce a uscire molto bene nei mix. Per ora non mi è mai servito al volo, fortunatamente. Speriamo di continuare ancora così. Io comunque ce l'ho sempre questo. Ok, questo qua è l'Ekland DJ5, questo è il basso più recente che ho e forse è l'unico che ho acquistato nuovo. L'ho acquistato nuovo da un sito online perché mi scambiava con il mio basso che avevo all'epoca. Avevo un bel TRB 6P, però non volendo più suonare 6 corde, diciamo che volevo venderlo perché non lo utilizzavo, e allora praticamente in permuta mi è stato dato questo gioiellino che sostanzialmente è un Fenderone a 5 corde, ma che suona veramente bene, a quinta corda perfetta, ha una grande corposità, è un basso passivo e io lo trovo veramente adatto a qualunque situazione, a qualunque genere lo metti, lui sta bene. Molto molto bello anche questo. Andiamo avanti, ce ne sono ancora, va? E questo non so se considerarlo proprio un basso, ma questo è l'Ashbury Bass, un mini basso fretless con le corde in silicone e quasi impossibile da utilizzare nella seconda metà della tastiera. Ha il suono che secondo me si avvicina di più a un contrabbasso. Sembra pazzesco da dire, ma il suono gli assomiglia un pochino, chiaramente con tutto il compromesso che si può avere. E anche questo non lo utilizzo molto, però ogni tanto mi è tornato utile. Ad esempio l'ho utilizzato quando suonavo nell'Oliver River Jazz Band, che è una band fantastica di jazz anni 20 e 30. Eravamo in Francia a Megève a fare un festival e ci facevano suonare, oltre alle postazioni normali, anche praticamente per strada di qua e di là, e non potendo portarmi il contrabbasso mi sono portato un paio di volte questo, che comunque mi ha salvato comunque ancora la serata. Andiamo avanti. Non poteva mancare un bel violin bass. Non è un Hofner questo qua è di produzione italiana, non sapevo neanche chi l'avesse fatto perché non ha marchi, ma il mio amico Danilo Ghirardi, grande esperto in strumenti vintage, gli ho mandato le foto, mi fa: ma sì, questo è un Bartolini Gemelli. Praticamente negli anni 50-60 c'erano tante piccole case che producevano strumenti tipo la Eco, poi solo che la Eco ha continuato, mentre invece queste piccole realtà poi sono sparite negli anni, e questo me l'ha venduto, praticamente regalato direi quasi,
una mia ex allieva che aveva un padre con questo basso in soffitta. Mi ha detto: io non lo uso, lo vuoi? Tienilo. E me l'ha venduto veramente per un pezzo di pane. Ne sono molto contento perché gli ho montato le corde lisce, l'ho fatto sistemare un po', e questo comunque è un basso che ogni tanto lo utilizzo. Questa decal l'ho messa io con la chiave di basso. Sto suonando adesso in un progettino con degli amici in cui stiamo facendo i Beatles, quindi questo basso sicuramente mi tornerà utile. Andiamo avanti, questo qua è il Marcus Miller Sire o Sire, colore rosso metallizzato, fretless, quindi anche questo senza tasti, e il modello V7, dovrebbe essere la seconda generazione se non sbaglio. È un basso ultra attivo che però si può suonare anche in passivo. A me personalmente piace molto come suono. È un basso che comunque, essendo tra i primi usciti della Sire, costava ancora meno di quello che costano adesso, quindi è un basso economico ma veramente ben intonato, buona, pregevole fattura, ottima elettronica. L'ho utilizzato, lo puoi anche ascoltare nei miei brani. Se vai su Spotify e cerchi Carlo Chirio, avevo registrato un EP qualche anno fa in cui ci sono 6 brani mi sembra, e quando c'è il basso fretless è questo che suona e mi agola da paura, veramente. A me piace moltissimo, sono contentissimo del risultato. Questo è il basso che uso principalmente per adesso con Ferruccio Fusetti quando facciamo il duo sulle canzoni dei Queen in acustico, e utilizzo un fretless. Spesso lo uso con il pick up sopra al manico per cercare un po' di imitare il suono di John Deacon, anche se in realtà John Deacon usava il precision, quindi comunque era già un altro suono. Poi questo è fretless. Comunque secondo me è un ottimo basso. Andiamo avanti. Volevo assolutamente avere un basso che avesse la mia età, quindi del 1977. In realtà poi ho trovato questo che forse è del 76 mi sembra e mi sono accontentato. L'ho preso già tantissimi anni fa, anche questo. Forse l'avevo acquistato da un ragazzo siciliano dandogli in parziale permuta una testata. Avevo una DVD, mi sembra di ricordare. Comunque sono passati già veramente tanti anni, è già con me da un sacco di tempo. E un ottimo basso, tastiera in acero. Particolarità, adesso ci ho montato le corde 0,30 sopra per fare slap e lo sto un po' testando. Questo è un altro basso storico mio. Questa mascherina me l'ha fatta Luca Fia, mio grandissimo amico e compagno negli Smiles, gruppo anni 50, rock and roll, e me l'ha fatta proprio lui, me l'ha sagomata lui, mi piaceva color dorata. In realtà ne ho anche altre, ma gli sto montando questa. Ok, sulla rastrelliera li abbiamo finiti. Di qua andiamo con questo gioiellino che ho scoperto recentemente essere un 73. Pensavo questo fosse il 77. Samuele, che me l'ha smontato e messo a posto, mi fa: guarda che sul dentro c'è scritto 1973 sul manico all'interno. Questo è anche un basso stupendo, l'avevo acquistato tanti anni fa
da Bambi Bau, quel signore che vende su eBay. Ci eravamo incontrati a Mondovì, se non ricordo male, io sono di Cuneo, e l'avevo acquistato tanti anni fa, lo uso sempre per fare i Queen Galattico, ma in generale il Precision è uno strumento sopraffino di suo, non ha subito modifiche e dovrebbe essere tutto originale. Questo qua è un'altra piccola chicca, basso fretless giapponese, un Jazz Bass Special fretless, tastiera cieca, meccaniche scure, tutto nero, e deve essere un basso degli anni 80. Avevo acquistato in permuta con un signore che lo dava scambiandolo. Io avevo un Alusonic Django con cui mi trovavo bene, ma non utilizzavo più, mi serviva un fretless, e allora ho trovato questo che comunque è molto interessante, un basso comunque storico. Anche questo non lo utilizzo molto attualmente, però è un gran basso anche questo. Andiamo avanti, sono quasi finiti, Ok, questo qua è in assoluto il mio basso preferito, il mio basso più utilizzato, come puoi vedere. Questo qua sono tutti concerti. Quando l'ho acquistato era perfetto, quindi qua era tutto verniciato perfettamente. Questo basso l'ho utilizzato praticamente live soltanto con gli Emily Lachat, che è il mio gruppo di punta con cui collaboro da oltre 18 anni. Abbiamo fatto 500-600 concerti sempre con questo basso, a parte il primo, proprio la primissima fase, i primi mesi. Poi l'ho subito acquistato e ho utilizzato solo questo, a forza di fare concerti bordomare, in montagna, sulla neve, veramente dappertutto, a tenerlo attaccato e saltando, ballando e sudando, piano piano si è scrostato un pochettino, e a me piace veramente così. Io non lo scambierei con niente questo basso. È un basso stupendo, attivo, chiaramente, lo Stingray. L'avevo acquistato quindi già 17 anni fa più o meno, quindi era già usato. Chi l'ha comprato, quel ragazzo che me l'aveva venduto, non ricordo più bene di preciso, ma mi aveva detto di essere andato negli USA in una fabbrica dove ce n'erano centinaia, e tra tutti quelli ha scelto questo. Quindi devo dire che lui suona veramente bene. Mi era arrivato praticamente con la tastiera, questa in acero, era quasi nera, talmente era sporco, mi ricordo. Poi l'avevo rimesso a lucido, adesso è di nuovo un po' sporco, ma probabilmente molto presto lo riporterò dal mio amico Samu, che me lo rimetterà a nuovo. Qua, guarda dietro. Quando l'ho acquistato non era così in legno, era tutto più chiaro. Negli anni è diventato ancora più scuro, si vedono meglio le venature. È un basso fantastico. Questa mascherina l'ho fatta fare, me l'aveva fatta Danilo, perché mi piaceva averla a specchio, se no ho la sua che è nera. Probabilmente in futuro la cambierò, ho una roba in testa che volevo fare. Andiamo sugli ultimi bassi. Ecco qui, sembrano gemelli. In realtà sono due bassi molto molto diversi. Allora, partiamo dal primo. Questo è un Flea Bass, il basso che aveva disegnato Flea dei Red Hot Chili Peppers.
era con l'idea di fare dei bassi economici per chi inizia a suonare e quindi li aveva fatti anche a scala corta, pensando poi di darli magari a dei ragazzi che hanno le mani più piccole, dei ragazzi giovani o delle donne, perché no? In realtà poi la fabbrica è fallita, però questi strumenti sono girati abbastanza in colorazioni pazzesche, improbabili, e negli anni devo dire che sono diventati molto ricercati. Io l'ho trovato a un mercatino da Merula, soffiandolo al mio amico Daniele Morasso, che l'aveva anche visto, ma poi vedendomi ultra deciso che lo volevo perché a me piace l'arancione, e allora l'ho acquistato io, se no probabilmente l'avrebbe preso anche lui. Tra l'altro il prezzo era veramente buono e quindi l'ho preso. Non lo utilizzo moltissimo, ogni tanto lo porto nelle scuole quando vado a far vedere come suona un basso, perché i bimbi ne vanno matti, perché piacciono i colori, è piccolino, glielo faccio provare e quindi è un bel bassetto anche questo, passivo, con il pick up abbastanza vicino al ponte, quindi anche questo manca un po' di basse, mediosetto, ma un bel suono. Ultimo basso, poi li ho finiti, praticamente sì, tutti i bassi sono qua, non li ho contati, però va bene così. Questo qua è un Precision. In realtà questo è il basso più modificato che ho. Perché? Perché innanzitutto era colore natural in origine. L'ho acquistato pensando su eBay tantissimi anni fa, anche qua, pensando fosse un basso Fender originale. In realtà poi quando mi è arrivato l'ho aperto e ho notato che era probabilmente o un tentativo di truffa o qualcosa del genere. Peccato che il musicista che lo vendeva era proprio un musicista, ed era anche un musicista professionista, forse di Pavia, sembra di ricordare. Io però questo basso lo suonavo e dicevo, cavolo, non sarà un Precision originale, però suona veramente bene. Quindi dopo averlo contattato telefonicamente e spiegato la cosa, diciamo che ci siamo messi d'accordo per avere un rimborso, non pagarlo come un Fender, ma pagarlo come una copia di un Fender. Ci siamo messi d'accordo e mi sono tenuto il basso. Poi negli anni gli ho fatto delle modifiche. Il primo è il colore, grazie sempre al mio amico Luca Fia. Questo basso lo utilizzo nel gruppo rock and roll, volevo un colore bello rock and roll e quindi l'ho fatto verniciare. Luca mi ha fatto questa mascherina molto particolare, mi ha sostituito i potenziometri, invece ho fatto sostituire da Joe, un altro caro amico di Manta, vicino a Cuneo, Saluzzo, che mi ha sostituito i pick up con dei Nordstrand. Quindi suona veramente bene, secondo me, come basso, tastiere in acero, e anche qua corde sono le black nylon, quelle nere e lisce. E sono anni che ho queste corde qua e non riesco a toglierle, perché mi piace veramente il contatto con le dita che scivolano, e poi mi piacciono sempre come suonano, con questo bel suonone vintage. E questo è un basso che ho utilizzato anche qua con i The Smiles veramente tanto, penso per centinaia di concerti, e continuo ancora a utilizzarlo sempre. Bene, allora questi sono i miei bassi. Abbiamo fatto 10.000 iscritti, ne sono veramente orgoglioso, grazie ancora. Ma facciamo ancora un'altra promessina. Allora, proviamo con questo video a raggiungere 50 commenti. 50 commenti, vi faccio sentire come suonano tutti i bassi, quindi
ogni basso mio andrò a farvi sentire anche come suona. Spero che possa essere una cosa interessante, abbastanza interessante, da iscriversi al canale, da commentare qui sotto. Al raggiungimento dei 50 commenti andrò quindi a fare questo video dove vi faccio sentire tutti i miei bassi come suonano. Ti ringrazio ancora tantissimo veramente per seguire questo canale, aver visto tutto il video, che sarà sicuramente il mio video più lungo, credo. E noi ci vediamo quindi prossimamente. Ricordo che sul mio canale ogni lunedì e mercoledì escono dei video di canzoni senza basso, a cui con Moises ho tolto il basso. Spero che sia una risorsa utile per chi cerca di suonare su delle canzoni che non hanno il basso e metterci il suo sopra. Tra l'altro io le uso anche su Chordify, che così mi segna anche gli accordi sotto. Poi ogni giovedì invece esce un video, che può essere un video tutorial piuttosto che un video sullo slap, oppure un video di prove di alcuni strumenti. Poi ogni tanto a spot escono video così, e anche spessissimo, praticamente tutti i giorni, un piccolo shorty con delle pilloline o di didattica o di qualcosa comunque ha a che fare con il basso elettrico, che è la mia grande passione. Grazie ancora e ci vediamo prestissimo. Mi raccomando, 50 commenti e vi faccio sentire come suonano tutti i miei bassi. Ciao!